Immaginate di dover attraversare un confine di notte, in silenzio, con 30 kg di caffè o sigarette sulle spalle. Un passo falso e vi giocate tutto. Oggi rifaccio in bici, alla luce del sole, la stessa rotta che per decenni hanno percorso di nascosto i contrabbandieri di queste valli. Ogni tanto fa bene rallentare. Questo è un episodio pensato per chi vuole scoprire il lago senza sudare troppo. Perfetto da fare in famiglia, con i bambini o semplicemente in una giornata no. Siamo partiti da Bellagio attraversando il lago in battello, facendo scalo a Varenna e arrivando a Menaggio. E da lì incrociamo una pista ciclabile che ha una storia che non tutti conoscono. Eccoci a Menaggio. Da qui si parte sulla ex ferrovia Menaggio-Porlezza. 13 km e mezzo, tutti in piano o quasi, un po' di salita all'inizio. Un giro alla portata di chiunque e tra poco vi faccio vedere una manovra che i treni facevano proprio qui vicino, che oggi sembra quasi impossibile. La ferrovia doveva superare un dislivello importante fra i due laghi. Per farlo i treni usavano una manovra rarissima in Italia, chiamata regresso. La locomotiva si staccava, invertiva la marcia su un altro binario e ripartiva nella direzione opposta, un po' come fare retromarcia con un treno intero. Il bello di questo tratto è che si può fare con qualsiasi bici, anche con il carrellino per i bambini. Non serve mountain bike tecnica. Questa pista corre sul sedime di una ferrovia inaugurata l'8 ottobre 1884 per collegare il lago di Como al lago di Lugano. Rimase in funzione per 55 anni, fino al 1939. Poi fu smantellata definitivamente nel 1966. Solo nel 2005 il tracciato è stato recuperato e trasformato nella ciclabile che stiamo percorrendo oggi. Beh, allora già solo il fatto di poter andare in giro senza macchine che ti fanno il pero è già un bel successo. A metà percorso si attraversa la riserva naturale del lago di Piano. È un piccolo bacino di origine glaciale. Oggi zona umida protetta, un buon motivo per scendere dalla bici qualche minuto e godersi il silenzio. Questo laghetto, tra l'altro, forniva qualcosa che oggi diamo per scontato e che invece un tempo valeva quasi oro. Diciamo che qua è ideale per fermarsi a fare uno spuntino. Prima dell'arrivo dei frigoriferi, in inverno da questo laghetto si estraevano blocchi di ghiaccio. Il trenino li caricava e li portava fino a Menaggio, dove rifornivano i grandi hotel delle zone. Un piccolo dettaglio che racconta come il lago fosse già allora una risorsa, non solo un paesaggio. Che meraviglia! Ed eccoci arrivati al punto di cui vi parlavo all'inizio. Poco più a nord di qui si apre la Val Cavarnia, che per decenni è stata terra di confine. Fino a metà Novecento questa zona ha vissuto un fenomeno che oggi sembra quasi leggenda, il contrabbando. Chi lo praticava veniva chiamato spallone. Portava le merci sulle spalle, dentro uno zaino impermeabile costruito apposta, chiamato bricolla. Per non fare rumore lungo i sentieri di notte indossava dei copriscarpe di tela chiamati peduli. Caffè, sale, sigarette viaggiavano clandestinamente tra Italia e Svizzera, con il rischio costante di incontrare la Guardia di Finanza. Oggi però di tutto questo restano soltanto racconti e un piccolo museo a Cavarnia, il Museo della Valle, che vale la pena visitare se passate da queste parti con un po' più di tempo a disposizione. Ed eccoci a Porlezza, sul lago di Lugano, o il Ceresio come lo chiamano da queste parti. Un bel modo per chiudere il giro, 2 laghi in un'unica pedalata. Porlezza ha una storia amministrativa antichissima. La sua pieve, dedicata a San Vittore, è una delle 57 pievi medievali dell'antica diocesi di Milano, un'istituzione religiosa e amministrativa che risale a secoli fa. E c'è un ultimo dettaglio che lega questi luoghi a uno scrittore famoso. Ve lo racconto tra poco. Da Porlezza il giro continua ancora un po'.
lungo la strada che costeggia il lago verso il confine svizzero. C'è un'ultima tappa che vale la pena raccontare. Ed ecco lo scrittore che vi avevo promesso. Questo trenino, oggi scomparso, fece innamorare Franz Kafka, che lo raccontò nei suoi diari di viaggio, e anche lo scrittore italiano Antonio Fogazzaro ambientò proprio in questa zona il suo romanzo più noto, Piccolo mondo antico. Il santuario della Beata Vergine della Caravina nasce da un fatto che nel 1562 fece scalpore. Due donne, di ritorno da una processione, videro la statua della Madonna piangere. La notizia arrivò fino a Milano e fu lo stesso San Carlo Borromeo a ordinare un'inchiesta ufficiale. Il dipinto venne dichiarato miracoloso e da lì nacque il santuario che vediamo ancora oggi. Un percorso quasi tutto in piano, 2 laghi e una storia che fino a poco tempo fa non conoscevo nemmeno io. Perfetto se volete andare a fare un giro coi bambini o semplicemente se volete fare una giornata rilassante sul lago. Grazie mille per essere arrivati fino qua. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e niente, ci vediamo alla prossima pedalata sull'Arioflow. Ciao ciao!